Oggi parliamo di un tema che affligge molti diportisti all'Elba, l'ormeggio. Trovare un posto barca, quindi, soprattutto nei mesi estivi, può diventare una vera e propria odissea. Per affrontare questo argomento ho deciso di immaginare due scenari. Il primo, e probabilmente il prevalente, è quello di chi viene all'Elba per un periodo limitato di tempo, con la barca sul carrello, che cerca un approdo sicuro per la propria imbarcazione e soprattutto comodità di accesso. Sentiremo dalla viva voce dei protagonisti i problemi che eventualmente dovessero affrontare e le soluzioni che si prospettano. Il secondo scenario fa riferimento a diportisti più evoluti, o perché hanno una barca di dimensioni notevoli, o perché tengono il natante in mare per periodi molto lunghi durante l'anno. Però questo argomento sarà oggetto di un video successivo. In barca con Marco Cheli. Buongiorno a tutti. Anche lui è un diportista che frequenta l'isola d'Elba ormai da 30 anni. 30 anni, quindi 25-30 anni. Quindi un bel periodo di tempo. E so che hai una barca. Una Open di 6 metri, fuori tutto, la barchetta che più che altro utilizzo per portare a giro i figli, ma specialmente, diciamo la verità, per pescare. Per andare a pesca. E di solito il grosso problema all'Elba è quello degli ormeggi. Avendo una barca di solito carrellata, immagino, giusto? Ecco. Come hai risolto il problema? Allora, io sto qui tutto il periodo estivo e quindi diciamo che la mia barca sta solo in acqua dai 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non di più. Il resto dell'anno lo passa sul carrello, ho un posto per fortuna dove lo posso tenere. Per quanto riguarda l'ormeggio deve essere essenzialmente comodo, per chi come me viene solo d'estate, deve essere sicuro e accessibile. Accessibile si intende che se prende una boa fuori tu abbia mezzo per poterci andare alla boa, perché se non ho possibilità di accesso alla boa nelle ore notturne, se non ho accesso al mio rientro, se non posso arrivare direttamente a terra, diventa un problema. Quindi l'ormeggio è essenziale che sia facilmente accessibile e naturalmente si deve riparare la barca, che è il bene principale, deve essere riparato in qualsiasi condizione media, quindi deve essere sicuro. Comodo e sicuro, quindi. Perfetto. Ma ora andiamo ad incontrare un operatore della spiaggia di Bagnaia che certamente questi problemi li conosce bene, li ha ben presenti e cerca di dare il miglior servizio possibile alla clientela. Vediamo. Allora Nanni, noi abbiamo rilevato questa attività nel 22 dalla vecchia gestione e abbiamo, oltre a un'attività di noleggio sulla spiaggia di Rettino Ombrelloni, abbiamo un campo boe con circa 20-25 ormeggi per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Al nostro subentro del 22 abbiamo completamente rifatto il campo boe, quindi insomma gli ormeggi sono sicuri, le catenarie sono state tutte messe tra il 22 e il 23, è stato completamente rifatto e diciamo che le imbarcazioni che noi prendiamo sono di misura non superiore di solito ai 7-8 metri. Poi in rari casi magari per poco tempo si può pensare anche di tenere qualche barca un po' più grossa, però gli ormeggi sono per barche con gommoni, ecco, non tanto improntato su cabinati, barca a vela, grosse motoscafo. Volevo chiederti una cosa, una delle rimostranze che mi vengono più spesso rivolte da questo punto di vista è il discorso dei costi. L'Elba in generale costa e il discorso degli ormeggi e del loro costo è anche una cosa rilevante. Tieni presente che per esempio io ho l'esperienza di un cantiere privato e insomma
non è che ti regalano il posto barca, è questo che voglio sapere. Quindi voi da questo punto di vista Certo. come vi rivolgete all'utenza? Certo, guarda, noi abbiamo più che altro due tipi di proposte per quanto riguarda gli ormeggi. Abbiamo una proposta per quanto riguarda un ormeggio stagionale, che significa che da quando apriamo, quindi primi di giugno, insomma sicuramente al più tardi il 15 giugno siamo sempre operativi ogni anno, volendo uno al posto barca riservato fino a metà settembre, anche fine settembre volendo, insomma. E l'ormeggio stagionale sicuramente conviene molto da un punto di vista economico, perché la nostra richiesta è di 150 euro al metro lineare. Per farti un esempio, una barca, un gommone di 5 metri con 750 euro ha un ormeggio da primi di giugno fino a fine di settembre. Quindi se uno va poi a calcolare il costo giornaliero della boa, è una cifra alla portata di una persona che ha una barca di 4-5 metri che giustamente vuole farsi spennare proprio. Poi abbiamo invece i prezzi giornalieri, perché quello è un discorso un po' diverso, soprattutto per l'alta stagione. Durante l'alta stagione capita spesso, a luglio, agosto soprattutto, che uno abbia bisogno di una boa per 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, allora lì si vede poi nel cartello che ha inquadrato, i nostri prezzi giornalieri sono più bassi a maggio, giugno e settembre, quindi anche qua cerchiamo di fare un discorso di accessibilità e di venire un po' incontro all'utenza, e a luglio e agosto sono un po' più alti. A luglio e agosto diciamo che per barche inferiori ai 4 metri si può anche arrivare a 15 euro al giorno come prezzo minimo, che comunque è accessibile. Non si va mai sopra i 30 euro al giorno, 35 ci è capitato di magari avere per 4-5 giorni un cabinato, una barcavela di 9 metri, gli davamo 2 boe per stare sicuri e chiedevamo 35 euro, però... Me le puoi far vedere queste boe? Certo, guarda, prendiamo il gommoncino, facciamo un giro e facciamo vedere come sono organizzati gli ormeggi e... Sì, Perfetto. Adesso andiamo. Vai. In totale si tratta di circa 20-25 ormeggi a seconda del periodo della stagione. Sono tutti ormeggi organizzati con una cima di poppa e con la prua, quindi come potete vedere le barche rimangono sempre ferme in questa posizione. Non è un ormeggio di barche che girano alla ruota, ma le barche sono ferme a poppa e prua. Quindi possiamo vedere questo gommone ad esempio è legato, vediamo qui la cima di poppa, la possiamo vedere, è un gommone ben attrezzato per la pesca. Questo è un gommone da pesca, che è anche il mio gommone peraltro. Allora possiamo vedere che ha una cima di poppa che lo tiene fermo, legata al gonfare, vedi, la vedi lì. Sì. E poi ha il classico ormeggio di prua, adesso andiamo a vedere. Eccolo qua. Perfetto. Direi che le barche comunque sono sicure. Le barche sono assolutamente sicure, poi come ti dicevo prima nell'introduzione, tutto il campo boe è stato completamente rifatto. È stato un lavoraccio. Tra il 2022 e il 2023, in parte da un subacqueo Carlo della ditta Talas, di Carlo Diatto, Scuba Operator, che ha effettuato i lavori di fissaggio delle catenarie sul fondo, e poi in parte da me, che insomma sono andato sott'acqua ovviamente, e ho messo tutti gli spezzoni di catena, le cime eccetera. Quindi il campo boe è completamente rifatto. Abbiamo, come dicevo prima, barche di dimensioni tra i 3 e i 4 metri fino ad arrivare ai 6 metri e mezzo, 7 metri, piccole barcavela ancora le prendiamo. Questo qui è un po' il nostro target, non prendiamo di solito cabinati o barche di grosse dimensioni, perché diventa poi difficile la gestione in un campo boe di barche molto grosse, ecco. Lo immagino. Poi ovviamente noi, oltre ad accompagnare i clienti, farli salire sulla barca, farli riprendere al loro rientro, chiaramente poi aiutiamo anche un po' i nostri clienti, quelli magari meno esperti, no? Nelle procedure di ormeggio, nel tornare, nel prendere la boa,
organizziamo il tutto in modo che sia sempre semplice, ecco, cerchiamo di rendere le cose semplici e sicure ai nostri clienti. Quindi per concludere, i diportisti dormono sonno tranquilli. Ma direi di sì, anche perché il golfo di Bagnaia ha il grosso vantaggio, lo possiamo vedere nel video, di trovarsi davanti a Portoferraio, quindi rimane protetto da tutti i venti, diciamo tutti i venti tranne il ponente. L'unico vento che può entrare e fare quindi un po' di onda nel golfo di Bagnaia è il vento di ponente che arriva direttamente da ovest. Solitamente durante l'estate non è il vento prevalente. Non abbiamo questo, la condizione più frequente estate come oggi. Potete vedere queste barche, le tridenti sono legate solo di prua, quindi girano in base a come gira il vento e sono a maestrale. Vedete, le barche queste qua sono tutte girate a maestrale. Sono tutte a maestrale, no? Certo. Questa è la condizione più frequente d'estate. Maestrale e scirocco. Maestrale oppure venti da sud, sud-est. Che qui non danno nessun fastidio. I venti da sud a Bagnaia non creano nessun problema. Tutti i venti da nord, del versante nord, anche non creano problemi e nemmeno onda a Bagnaia, tranne il ponente. Però diciamo che nella bella stagione, nella stagione estiva, non abbiamo problemi quasi mai con venti di ponente, insomma. Quindi diciamo che sono ormeggi sicuri e ben protetti. Bene, ti ringrazio della illustrazione e spero che possa essere stato utile per chi diportista con la barca sul carrello viene all'Elba e si vuole godere le sue vacanze in assoluta tranquillità. Qui abbiamo visto che la barca dorme sonni tranquilli quando deve dormire. Ad un prossimo video affronteremo lo scenario del diportista evoluto, diciamo così. E intanto spero che le informazioni che ti ho dato ti siano state utili. Se lo sono state, usa lo spazio dei commenti per ogni quesito ti dovesse venire in mente. Grazie per aver seguito questo video e se avete esperienze da condividere lasciate un commento qui sotto. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, lascia un like e condividi il link sui tuoi social. Alla prossima!